Buongiorno a tutti quanti. Piccolo video perché ho provato un rasoio, però non ci ho fatto il video. Non ci ho fatto il video perché ho avuto la possibilità comunque dopo di averlo usato di venderlo, non volevo far aspettare la persona che lo ha acquistato e dopo lo trovo, anche se più gestibile, però lo trovo molto simile a un altro rasoio che ho provato e quindi ho detto faccio un piccolo video, ve ne parlo, vi dico la mia e è finita lì, insomma, ecco, senza fare un video di prova sul canale. Che è lo Yates Piastra M. Avevo già provato la H che ho trovato veramente troppo e ho provato la M. Allora, è un rasoio che assomiglia molto a Blackland Blackbeard. Secondo me con questa piastra è più facile da gestire del Blackland, nel senso che hai sì un angolo obbligato, ma non è così estremo come il Blackland. Come profondità di taglio siamo lì, forse meno il Blackland, cioè un pochettino di più il Blackland. Di contro, secondo me è più scorrevole il Blackland e invece lo Yates è un po' meno scorrevole in viso. Insomma, hanno delle caratteristiche simili, ma nello stesso tempo non sono identici. Quale mi sentirei ad esempio di consigliare di più? Secondo me, visto anche il prezzo, lo Yates, secondo me è una marcia in più. Se dopo uno guarda l'estetica e tutto, per carità, ma se no lo Yates ha una marcia in più. Perché? Perché secondo me è un po' più facile, un po' più gestibile come rasoio, ecco. Invece il Blackland sei molto costretto e dopo perdona fino a un certo punto anche quello. Perché uno me l'hanno prestato, gli ho rindato dietro abbastanza velocemente, anche questo l'ho usato poco e l'ho dato dentro, perché proprio è una concezione di rasoio che a me non va giù proprio. A me non piace quella costrizione, cioè che il rasoio funzioni solo in quel modo lì e te lo fa capire in modo troppo chiaro. Cioè a me piace anche capirlo un rasoio, gestirmi un po' l'angolo, avere anche la possibilità di muovermi un attimino in caso di bisogno, invece quello lì non c'è storia, cioè tu devi usarlo con quell'angolo lì, in quel modo lì come vuole essere usato lui, altrimenti non va. È vero che se tu lo usi con quell'angolo lì diventa un rasoio quasi perfetto, però è così perfetto che a me mi toglie tutto il gusto di usarlo, cioè come usare, non si può paragonarlo a un multilama perché è una cavolata. Però come filosofia è quella filosofia di avere tutto facile, cioè avere il rasoio che ha una buona profondità, dolce, delicato, ammaestra la lama in rasatura e tutto, quindi fa tutto lui, tu devi solo capire l'angolo e andare. Sono gusti, c'è uno che magari si rade tutti i giorni, che non ha grosse esigenze di star lì anche a metterci del suo e dice ok, a me piace radarmi con rasoio di sicurezza, mi piace questo mondo qua, però non voglio star lì a diventare matto con i red point, con l'angolo, col sapone, con questo, con quello, con quell'altro. Mi prendo quel rasoietto lì che tutti i giorni io in un attimo, due passaggi sono liscio, sono a posto, non ci devo sbattere tanto la testa, può diventare tranquillamente il rasoio definitivo. Però chi come me si gode a magari giocarcela un po' con l'angolo, sentirla la metta, decidere un po' di più, è un rasoio che dopo la fine della rasatura a me non trasmette assolutamente nulla, ma proprio nulla. E quindi niente, dai, ve ne ho parlato, vi ho detto la mia, fatto molto bene. eh, e quindi ecco, se cercate quel tipo di rasatura lì è da provare. Un po' tipo anche Enson. È un po' su quella falsa linea lì. Forse Enson è ancora più costretto, è ancora più verso quella filosofia. Invece lo Yates forse è quello una mezza via, ecco, che ti permette appena appena, però veramente poco. E comunque hai una maggior profondità di taglio, è più gestibile, più facile, è più bello, un po' più bello da usare, ecco. Ma resta il fatto che, cioè, magari agli inizi, i primi anni, magari te lo godi anche, ma secondo me dopo un tot di anni di rasatura tradizionale,
boh, non lo so, forse va anche solo a gusti, ma io non riesco proprio. Dai ragazzi, vi saluto, spero magari fine settimana di portarvi qualcosa di bello. Ho ancora anche l'Alpha Outlap da provare, che sono veramente curioso di provare, e dopo qualche bel sapponcino, qualcosa lo troviamo sempre. Ragazzi, vi auguro una buona giornata. Bye bye.